piace il film L'amore non va in vacanza? Io ormai non conto più le volte che l'ho visto. È sicuramente uno dei miei film di Natale preferiti. È romantico, divertente e racconta una storia che fa sognare ad occhi aperti. Chi non vorrebbe trascorrere le vacanze di Natale nel meraviglioso cottage di Iris? Magari con Jude Law. Ma io non sono certo l'unica ad amare questo film. Nonostante abbia quasi 20 anni, L'amore non va in vacanza, o The Holiday come si chiama in inglese, continua non solo ad essere uno dei film di Natale più visti in tutto il mondo, ma anche quello che molto più di altri ha contribuito a rendere famosa la campagna inglese e soprattutto i suoi meravigliosi cottage. Ma sapete dove è stato ambientato questo film così bello? Contrariamente a quello che molti pensano, il cottage di Iris non è nei Cotswold, ma nella meravigliosa campagna del Surrey, una contea a sud di Londra, a circa mezz'ora da casa mia. In questo video vi porto alla scoperta dei luoghi simbolo di questo film e vi racconto anche alcune curiosità. Speriamo solo che il tempo regga, perché purtroppo le previsioni per oggi non sono confortanti. Comunque, siete pronti a venire con me sulle orme di Iris e Amanda? Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube in cui parlo del meraviglioso mondo della campagna inglese. Oggi sono venuta a Shire, il piccolo villaggio nella contea del Surrey dove è stato ambientato il film L'amore non va in vacanza. Shire è un bellissimo villaggio tipicamente inglese ed è anche un villaggio molto esclusivo. Qui infatti siamo nella parte sud della contea del Surrey, nelle cosiddette Surrey Hills, che credo siano una delle zone più ricche di tutto il Regno Unito. Ma riconoscete questo posto? Questo è il punto esatto in cui Amanda, interpretata dalla bravissima Cameron Diaz, arriva con il taxi e dove il tassista è costretto a farla scendere perché a causa della neve non può più proseguire con la macchina. Non so se vi ricordate la scena, è veramente divertente. Amanda ovviamente non è felice perché sperava di arrivare fino davanti al cottage e deve camminare sulla neve di sera con i tacchi e trascinare 2 pesanti valigie. Amanda, nella campagna inglese si deve sempre venire con gli stivali, anzi con i wellies. Pensate che lei stessa ha dichiarato che girare queste scene sulla neve è stato più faticoso che girare un film d'azione. Ma adesso vi porto a vedere questo romantico cottage. Eccoci arrivati, ma dov'è il cottage? Non c'è! Mi spiace deludervi, ma il romantico cottage di Iris
avete in mente quello con la porta verde e il cancellino di legno col nome Rosie Cottage, in realtà non esiste. Lo so, è una notizia terribile. Però c'è un motivo per cui sono venuta proprio qui. Adesso vi racconto come sono andate le cose. Allora, la regista del film, l'americana Nancy Meyers, ha girato tutta questa zona alla ricerca di un cottage ideale, ma non ne ha trovato nessuno che la convincesse al 100%. Ora, a me francamente questa sembra una cosa molto strana, considerato quanti cottage da fiaba ci sono qui nelle Surrey Hills. Comunque, non essendo soddisfatta delle sue ricerche, alla fine cosa ha fatto? Ha deciso di affittare un campo e di far costruire il cottage da zero, praticamente solo per il film. E indovinate dove? Esattamente qua dietro. Avete presente l'immagine simbolo del film, con il cottage innevato e il grande albero di quercia sullo sfondo? Ecco, qui è come se fossimo sul retro del cottage, perché il cottage è stato costruito qui dietro. Purtroppo, come vedete, il campo è recintato e io non sono potuta andare a filmare dalla stessa prospettiva che si vede nel film. Ora, tanto per chiarirci, qui siamo praticamente a 2 minuti dal centro di Sheer. Questa però che vedete alle mie spalle è la vista che Amanda e Graham si trovano di fronte quando escono dal cottage e che si vede anche tante volte nel film. Purtroppo è un po' meno romantica perché adesso non c'è la neve, ma è pur sempre bellissima. Lì da questo lato vedete il campanile della chiesa di Sheer e qui sopra c'è il famoso albero di quercia che si vede nel film. La cosa curiosa però è che hanno costruito solo le mura del cottage e ovviamente anche il tetto con i camini, mentre le scene interne sono state girate a Los Angeles, nei famosi studi cinematografici della Sony. E poi, purtroppo, una volta finite le riprese, il cottage è stato demolito. Mannaggia, era così bello! Devo dire però che hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Non solo dall'esterno il cottage era perfetto, ma anche dentro sembrava vero. Ed è talmente iconico che addirittura è diventato una sorta di standard del perfetto stile cottage. A proposito, se vi piace lo stile cottage, io ho creato 2 video su questo tema, quindi mi raccomando non perdeteveli. Il cottage di Iris ha tutti gli elementi fondamentali del tipico cottage inglese di campagna: le travi a vista, il camino in pietra, le stanze piccole piene di mobili e soprattutto quella famosa vasca da bagno in ferro battuto in cui Amanda si immerge, che credo sia la scena più famosa di tutto il film. Adesso però vi racconto una cosa che non tutti sanno, anche se di fatto non esiste. Rosie Cottage in realtà è ispirato a un cottage vero. Questo cottage si chiama Honeysuckle Cottage e si trova nel villaggio di Holbury St. Mary, che è a soli 15 minuti da qui. Ora, vivendo nella campagna inglese, a me vengono in mente molti altri cottage che onestamente sono più belli di questo. Evidentemente però alla regista americana questo cottage è piaciuto in modo particolare e quindi ha deciso di usarlo come ispirazione per il cottage di Iris. Tra l'altro, io ho conosciuto anche il proprietario di questo cottage, un signore simpatico che gestisce uno dei 2 pub di Holbury St. Mary. Questo signore ha comprato il cottage parecchi anni dopo il film e inizialmente aveva deciso di affittarlo come casa vacanza. Dopo un paio d'anni però è stato costretto a levarlo dal mercato perché quando si è sparsa la voce che quello era il cottage che aveva ispirato quello del film, l'annuncio è diventato virale e lui di fatto non è più riuscito a gestire le richieste. Quando si dice il potere dei film. Ora, un'altra scena molto famosa e anche molto divertente del film
è quella in cui Amanda decide di andare a fare la spesa. Non so se vi ricordate quando si mette alla guida della sua Mini rossa, nelle stradine serpeggianti della campagna, ovviamente terrorizzata dalla guida a sinistra. Prima rischia di fare un incidente con un camion, poi piomba letteralmente nella strada principale di una cittadina inglese che non è molto lontana da qui e tra poco non investe un ciclista. Ecco, questa scena è stata girata a Godalming, che è proprio una cittadina, sempre nel Surrey, a circa 15 km da qui. Godalming è la tipica cittadina del sud-est inglese, una cittadina ricca, con tanti begli edifici antichi, ed è un posto ideale per chi lavora a Londra, ma al tempo stesso vuole vivere nella campagna inglese. Adesso però andiamo a vedere insieme un altro posto qui a Shire, che sicuramente riconoscerete. Questo bell'edificio che vedete alle mie spalle è uno dei 2 pub di Shire. Si chiama, a proposito, morning, The White Horse, cioè il cavallo bianco, e pensate risale alla metà del 1400. Il pub è veramente bello, è il tipico pub inglese con le travi a vista e un bellissimo camino Inglenook. Ma questo posto è soprattutto famoso perché proprio qui è dove Graham, interpretato da Jude Law, viene a bere qualcosa con i suoi amici e dove invita anche Amanda. Vi ricordate la scena in cui Amanda, seduta al tavolo, saluta Graham con la mano? Ecco, quella scena è stata filmata proprio in questo pub. Ma sapete adesso cosa faccio? Vado a mangiarmi un bel Sunday roast. Chissà mai che non incontri anch'io Jude Law. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a calarvi un po' nello spirito natalizio. Ovviamente, come in tutti i film, alcuni particolari dell'amore non va in vacanza nella realtà non esistono, o perché sono stati aggiunti sul set, o addirittura costruiti apposta e poi demoliti come Rosie Cottage. Poi, questo film è uscito nel 2006 e alcune cose chiaramente sono cambiate in 20 anni. Ad esempio, l'insegna del pub è diversa, ma a parte questo dettaglio, The White Horse è ancora aperto e anzi lavora molto più di prima perché il film gli ha dato una popolarità enorme. A proposito di questo, vi faccio una raccomandazione: se volete venire qui a pranzo la domenica, prenotate qualche giorno prima, perché altrimenti rischiate di non trovare posto. Ci sono anche tanti altri aneddoti legati al film che ho scoperto quando ho fatto le ricerche per questo video. Ad esempio, Kate Winslet, cioè Iris, e Rufus Sewell, l'attore che interpreta Jasper, si sono frequentati anche nella vita reale, anche se solo per pochi mesi. La stessa Kate ha dichiarato che non è stata una relazione seria e che comunque sono rimasti amici. Insomma, una situazione un po' diversa da quella del film. La sorpresa più grande però, e onestamente anche un po' una delusione, è stato scoprire che il romantico cottage dove Amanda va a passare le vacanze di Natale in realtà non esiste.
Nonostante questo però, come ho detto all'inizio, a me questo film piace un sacco e tutti gli anni a Natale lo riguardo volentieri. Lo so, è un film leggero, ma è fatto davvero bene. Gli attori sono bravissimi. La storia è molto romantica e soprattutto è ambientata in un mondo di cui io mi sono talmente innamorata da aver creato un canale YouTube proprio per parlarne. È vero, sì, il film si svolge in due realtà molto diverse, ma credo che tutti siamo d'accordo nel dire che la parte di cui tutti si ricordano è quella ambientata qui nella campagna inglese e che il protagonista assoluto del film è il cottage di Iris. A voi piace L'amore non va in vacanza? E avete mai sognato di trascorrere le vacanze di Natale in un cottage così romantico? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Prima di salutarvi, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale. Questo è il mio ultimo video del 2025, quindi ne approfitto per augurarvi buon Natale e un grande inizio del nuovo anno. Ciao e a presto!